Boh, abbiamo finito, ringraziamo. Allora sta bene. Bene, signori, saremo brevi perché siete dotati di tutte le informazioni in nostro possesso che vi servono. Grazie a voi ovviamente per la vostra presenza, grazie ai miei assessori, a Patrizia Albi e Luca Cagliari, innanzitutto come amministrazione comunale, ma insieme a loro ringrazio ovviamente anche la struttura comunale, perché ripeto, noi siamo apicali, ma senza tutti i nostri collaboratori sarebbe impossibile. Un grazie di cuore a, cominciamo con prologo, dove sei? Eccoti lì, ma mi piace soltanto rammentare che con la prologo ormai non è un rapporto sporadico, ma è un rapporto quotidiano nel corso degli ultimi 3 anni, 4 anni, 5 anni soprattutto, no? Vedi che andare in pensione funziona, perché andare in pensione significa che dedichi più tempo al comune, ma un grazie alla Prologa anche per quello l'abbiamo rammentato all'auditorium alcune domeniche fa per la straordinaria collaborazione grazie alla quale tutte le 650.000 tessere della Proloco in Italia, perciò ci riferiamo a 650.000 famiglie più propense a fare turismo, sono brandizzate con Go 2025 e la Regione Friuli Venezia Giulia, uno strumento eccezionale di riconoscimento del territorio e di promozione. Arrivando grazie perché non fate una cosa breve? Tradizioni di Sarocco. No. Perché non si vede facile, no? Però dimmi esattamente. Centro tradizioni Sarocco. Così. Centro tradizioni Sarò, perciò è una squadra che vince, non si cambia, è il compleanno non della nostra città, è il compleanno della contea di Gorizia, perciò è una data in cui si riconosce un territorio molto più ampio della nostra città, non poteva mancare, ma saranno gli assessori e chi da questa parte ha spiegato cosa sarà sabato 26, sabato 26 con le rievocazioni, ve le illustreranno per chiudere poi in modo prestigioso il 28 di aprile, analogamente a quanto facevano lo scorso anno con un francobollo dedicato dalla Posta Italiana alla capitale europea della cultura, ma anzi all'abbattimento dei confini, questo che per il quale ci sarà la busta primo giorno, primo giorno, la presentazione di un francobollo che è identico in Italia e in Slovenia, stesso disegno, dedicato perciò alla capitale europea della cultura. È mai accaduto nel nostro territorio perché, ripeto, 2 amministrazioni, Poste Italiane e Poste Slovene, hanno concordato queste immagini, una cosa che ovviamente oggi è più utilizzata dai filatelici, visto che utilizziamo mail, PEC, però è una cosa comunque di prestigio per il nostro territorio. Qui io mi taccio e sono tutto bravo, e perciò io passo la parola a Luca. Vado io. Come ha detto il sindaco, quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di speciale, quindi anche l'anno, sabato per celebrare appunto il compleanno di Gorizia, sabato 26 domenica 27 faremo una grandissima rievocazione storica. La faremo ai giardini pubblici, dove sarà installato un villaggio medievale con numerosissimi spettacoli, mercati medievali, sbandieratori, armigeri, mangiafuoco, giullari, ci sarà di tutto di più. Dopo ci spiegherà più nello specifico le 3 associazioni che abbiamo coinvolto per organizzare. A che ora è? Dalle 10 alle 13, dalle 15:30 alle 20, anche se sabato chiaramente l'inaugurazione sarà intorno alle 12:30, quindi saranno attivi anche nell'orario di pausa, che invece ci sarà la domenica. Successivamente la domenica abbiamo anche previsto un'installazione di un villaggio trovato in Borgo Castello, per allietare anche chi andrà chiaramente a visitare il castello di Gorizia. Nelle 2 giornate poi avremo numerosi approfondimenti e conferenze presso Palazzo di Grazia, con anche presentazioni di libri e con personaggi di un certo spessore, che ci racconterà Giovanni. E inoltre, come ha detto il sindaco, lunedì ci sarà la presentazione di questo francobollo, oltre anche la
la presenza di una sede di Poste Italiane presso il Palazzo Municipio. Abbiamo coinvolto più di 15 gruppi di rievocatori, quasi 150 persone, che appunto riusciranno a offrire questi spettacoli durante le 2 giornate. Dopo Patrizia ci dirà che peraltro, visto che è Going 25, ci sono una marea di eventi anche gli stessi giorni, quindi dopo Patrizia ci li anticiperà, poi le varie conferenze stampa che ci saranno nelle prossime settimane. Inoltre, come di consueto, da tradizione, all'apertura alle 12:30 ci sarà il concerto della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, che siamo molto chiaramente molto legati alla nostra città, quindi ci lieta sempre con i loro concerti. Ora quindi lascio prima la parola alla Filippo. Allora prego subito, ci tengo veramente a ringraziare nuovamente del supporto da parte di Proloco, quindi dal presidente Giorgio Lorenzoni. Dillo invece lui com'è? Centro per la tradizione Borgo San Rocco, Valli Teresin e Itnos con Stefano Menniti. Veramente hanno fatto un lavoro come sempre da invidiare, io li ringrazio davvero per il supporto che danno, nonostante tutte le difficoltà che affrontiamo, ma veramente sono grandiosi. Quindi ora lascerei, comincia Giorgio Lorenzoni con Proloco. Allora, quest'anno è il 3° anno, credo, sono secondo, di Contea. Gli altri anni abbiamo iniziato per il parco comunale, l'altro anno siamo andati alle 7 giardini pubblici, l'altro anno per il parco comunale era chiuso, i giardini pubblici erano in fase anche loro di lavoro e quest'anno abbiamo optato, ovviamente assieme all'amministrazione comunale, di stare ai giardini pubblici appunto perché il Borgo Castello era in fase ancora ci sono dei lavori e quindi i cantieri, quindi stiamo ai giardini. Ai giardini quest'anno lavoriamo per questa manifestazione in 3 associazioni, noi assieme a Centro Tradizioni che avevamo già iniziato gli altri anni e con anche Itnos e Festival Mondiale Folklore, Stefano, e quindi abbiamo un gruppo di lavoro. Quest'anno iniziamo ai giardini pubblici con un'attività maggiore di quella degli altri anni, nel senso che gli altri anni avevamo iniziato, adesso abbiamo aggiunto tanta roba, insomma, in modo volgare. Nel senso che abbiamo appunto, come diceva Luca, tutta una serie di attività tra cui anche il Massimiliano Benedetti ci dà una mano con l'organizzazione, quindi le nostre compagnie d'arme, i nostri gruppi che negli altri anni avevamo già ingaggiato, assieme ad altri che sono stati aggiunti, anche grazie appunto a Benedetti e anche a Tecnos. La parte conferenze viene gestita, comunque viene coordinata assieme, ma viene in particolar modo seguita dal Centro Tradizione Sanotto con i figure grandi, perché fa tanto, ecco, diciamo se così. Parli di nome e il cognome come? Fa tanto. Sì, fa tanto. E quindi avremo, oltre che ai giardini, anche nel villaggio di Longobardo, il castello, con l'intento di collegare, no? Allora l'obiettivo qual è? Cercare di far vivere la città. Cercare di vivere la città dal punto di vista commerciale, e quindi se la gente in città qualcosa vede nei negozi, se non lo stesso giorno ma anche magari un'altra giornata. Il portare su la gente in castello dove trovino però qualcosa che li accolga, come l'altro anno abbiamo fatto l'accampamento del Comando al castello. Per fare in modo che vadano su ci saranno le navette, ma noi dai giardini invieremo anche delle guide, oltre alle guide che ci sono già, che gireranno da parte del Pomoturismo FVG, che sono in autonomia. Abbiamo organizzato delle guide che già dai giardini
andando poi in Duomo più che non via Rastello, eccetera. Quindi riuscire a far vivere un attimo la città in questo senso. Nel frattempo anche con Palazzo Coronini, con la Fondazione Coronini abbiamo iniziato una collaborazione dove in pratica la disponibilità è solo per sabato 26, però quest'anno andremo avanti, no? Dove c'è la visita, ci sarà una visita guidata nel Palazzo Coronini dove dovranno descrivere queste attività. Con turismo quindi dal 25 al 28 aprile con walking tour, li lasciamo che vanno comunque da soli. Il tutto, le conferenze e anche uno spettacolo verrà tenuto a Palazzo di Grazia, però su questo ci dirà qualcos'altro poi. Sto pensando se dimentico qualcosa sicuramente. Poi ritornare da te, non preoccupare. Direi che va bene così. Il dottor fa tanto, prego. Sì. Non sono brevissimo perché i giornalisti hanno capito. Infatti il nostro email è Borg San Rock, è molto semplice. Oh, no. E le conferenze si svolgeranno appunto a Palazzo di Grazia, è uno spettacolo. Diciamo che come sempre cerchiamo di fare una visione molto estesa della storia della città della Contea, quindi si parlerà dalle origini, poi si parla 600, 700, Leonardo chiaramente, però si arriverà fino alla guerra fredda, quindi gli ultimi simboli della guerra fredda. E poi c'è un titolo così un po' provocatorio per la domenica mattina che verso l'ora di pranzo, Gorizia, capitale europea della cucina, punto di domanda, con l'avvocato Carlo Del Toro, delegato dell'Accademia Italiana della Cucina. Ma vi sottolineo la cosa che mi piace molto è questo spettacolo, tra virgolette, della domenica pomeriggio, dove un gruppo, così composito, eterogeneo, di musicisti, intellettuali, eccetera, ha realizzato uno spettacolo in italiano, sloveno e friulano, dal Medioevo fino al Novecento, però sul tema della poesia, quindi con tutti gli autori locali più importanti, sia sloveni che friulani, con le traduzioni corrispettive dal friulano allo sloveno al friulano, e anche musicate in maniera contemporanea con la presenza appunto di canti popolari tradotti dallo sloveno al friulano sloveno. Quindi una cosa molto composita e molto accattivante secondo me, che visto anche la questione che dicono che manca il friulano tra virgolette, c'è anche la possibilità di avere il friulano in contea, credo che è una cosa importante. Poi vista anche dal punto di vista degli amici sloveni, quindi ancora una cosa più più singolare. Ecco, io vi taccio. Grazie Vanni. Grazie. Cercherò di essere sintetico anch'io. Allora, io ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto anche inserirci all'interno di questa manifestazione tramite quella che poi si è rivelata una sana collaborazione tra le associazioni. Devo dire, come ho detto, l'organizzazione è stato creato un gruppo di lavoro e quindi ci si è trovato tra tutte le possibilità di creare gli eventi, e devo dire la verità, è venuto fuori un gruppo di lavoro con il quale siamo andati avanti, portando per quello che ci riguarda una parte logistica e amministrativo-documentale all'interno di quella che è la realizzazione di tutte le parti anche burocratiche di quella che è la manifestazione, e poi dopo anche derivati dal Festival Mondiale del Folklore, anche i gruppi di sbandieratori che siamo riusciti a contattare e sono rimasti, anzi ritornano volentieri a Gorizia, perché per esempio le ultime edizioni del Festival sono quelli vicino a Vasone e sono gruppi Veritas oltre a questo abbiamo anche coordinato, già anticipato prima Giorgio, il discorso delle guide turistiche che saranno fra sabato pomeriggio e domenica mattinata dalle 11 alle 14, nelle due partenze delle 11 e 14, coordinate dal gazebo della Proloco e dei giardini pubblici. Quindi queste cose sono state inserite per far diventare una manifestazione ancora più grande. Io ringrazio sia le associazioni che poi abbiamo collaborato che l'amministrazione che ci ha inserito all'interno di Contea 25. Grazie Stefano. Grazie. Sì, allora
Anche Contea subisce un po', subisce in chiave ovviamente positiva quelle che sono ormai le situazioni di Gov25, ovvero c'è ogni weekend in particolare c'è un insieme di iniziative perché quest'anno tutti fanno qualcosa a Gorizia, ma qualcosa sempre di veramente significativo e di alto livello. In questo caso abbiamo fatto, appena siamo stati messi al corrente che ci sarebbero state delle iniziative, correttamente abbiamo fatto un incontro con i promotori in modo tale da evitare sovrapposizioni, ma soprattutto di realizzare negli stessi giorni delle cose analoghe. Quindi avremo dei grandi eventi, ovvero GoMakers sabato 26 e domenica 27, che è già stato realizzato l'anno scorso, è organizzato dalla Compartigianato di Gorizia, dedicata proprio all'artigianato, gusto, creatività urbana, alla partnership di Galcasso e Formando, e ci saranno, ripeto, già l'anno scorso era in Casa Kreiner, già l'anno scorso ha avuto un grande successo perché oltre ad esporre articoli e prodotti di artigianato realizza anche qualche showbook, qualche presentazione di libri e comunque si collega sempre al territorio. La novità vera, che devo dire la verità, sono molto curiosa di vederla, è il festival Non Satira, il primo festival dove il vino incontra la satira, un progetto culturale appunto per trasformare il legame tra il mondo del vino, che non parliamo di vino in tutto il territorio, non solo di quello dobbiamo parlare, e quello della satira, in un'esperienza nuova e sorprendente. Questa è una cura del movimento turismo del vino in Friuli Venezia Giulia, e questo sarà invece realizzato in Piazza Sant'Antonio, tra Piazza Sant'Antonio e l'albergo L'Entourage. Poi ha già parlato il sindaco della presentazione di francobollo dedicata alla Gorizia di Gorizia. In più ci sarà anche a raduno a Gorizia l'IPG aerei storici il 26 aprile dalle 10 all'aeroporto Duca d'Aosta. Quindi abbiamo veramente, saranno 2 giorni veramente dove ci sarà tutto, solo l'imbarazzo della scelta. E all'interno, l'abbiamo inserito tutto all'interno di Contea e non vedo modo più bello per festeggiare il compleanno della città. Ricordiamoci che tra 2 fine settimana ci saranno attive le navette turistiche esatto, che appunto girano la città, come l'ha detto prima Giorgio, e quindi collegheranno il castello alla città. Io direi che non vi abbiamo tediato tanto. Questa è la prima parte, adesso cominciamo con la seconda parte della conferenza stampa. Fuori senza tempo. Allora, noi vi faremo, la vostra risposta sarà no, sindaco. La domanda è, avete domande? Un ringraziamento anche a Francesco Santoro. Sì, tu ce l'hai. Deve correre dietro alle notizie, questo, siccome sono tante. E non deve fare solo questo, No, è troppo facile. no, veramente, grazie. Facciamo una foto? No.